Ciao a tutti cari amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda parte di febbraio 2024. Capricorno, la ruota della fortuna. Ma che bello! Cambi in vista. Normalmente quando c'è la ruota della fortuna si parla di cambi positivi, di cambi anche repentini, veloci. È come se ci fosse una chiusura di un ciclo per dare il passo all'apertura di un nuovo ciclo. Vi ricordo che comunque è anche una carta che fa riferimento al karma, ai movimenti karmici, ok? Quindi per qualcuno si può trattare di un movimento karmico e considerata la posizione dei pianeti in questo periodo particolare nel cielo, direi che sì, è il cambio di un ciclo. Va bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che comunque le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni del 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Queste sono letture generali, possono risuonare per il lavoro, per l'amore, per la famiglia. Io vi darò delle indicazioni sul movimento energetico più importante e poi farò degli esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. Ok ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per la seconda parte di febbraio 2024 e cominciamo subito con un 2 di coppe. Quindi si parla di un incontro, si parla di una relazione, di un compromesso. Abbiamo la luna, che è una carta di forte energia femminile, un 5 di pentacoli, scusate, un 5 di spade, chissà perché ho detto pentacoli. Abbiamo il mondo, il 7 di coppe, un 6 di pentacoli e la torre. Wow! Allora, si parte dal 2 di coppe, quindi da questo compromesso, da questo incontro, potrebbe anche essere un legame. Normalmente con il 2 di coppe si intende un legame romantico, però può anche far riferimento, per esempio, a una relazione di amicizia, no? Abbiamo poi anche la luna, quindi qualche cosa mi dice che ci saranno delle paure e con questo 5 di spade al contrario potrebbe esserci un po' di confusione su che tipo di ciclo iniziare, perché ok, quello che si chiude va bene, ma bisogna cercare di capire come poter iniziare il prossimo ciclo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta carta per carta. Partiamo dal 2 di coppe, andiamo a vedere a che cosa fa riferimento questo 2 di coppe. Abbiamo un 9 di bastoni, un appeso e un 5 di bastoni. Allora, potrebbe essere un accordo che avete trovato appunto con un'altra persona o con un gruppo di persone ed è un accordo, secondo me, che avete trovato un po' cedendo, un po', diciamo, abbassando la guardia. Vi dico, c'è anche questa carta di appeso, quindi è come se questo tipo di nuova realtà o di realtà che rappresenta il 2 di coppe vi desse la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere la carta della luna.
Abbiamo un 8 di coppe, quindi qui si parla di introspezione, di viaggio interno, si parla di qualche cosa che è collegato alle proprie emozioni, che è collegato... guardate, in realtà qui sento che è come se ci fosse una sorta di nostalgia nella terza settimana di febbraio, o per una persona in particolare, o diciamo che non è proprio una nostalgia, potrebbe essere come il sentire che manca qualcosa. Andiamo a vedere il 5 di spade. Mm, 9 di pentacoli. Il 9 di pentacoli è una carta che parla di amor proprio e qui abbiamo un 5 di spade che mi dice che è come se ci fosse una sorta di confusione sull'idea di amor proprio, sull'idea di stabilità, sull'idea di ricchezza. È come se qualcuno avesse una sorta di distorsione inerente all'idea di potere, indipendenza economica, indipendenza caratteriale. C'è qualche cosa di confuso. Se per caso per voi vibrasse come un'assesa lavorativa, cioè questo accordo è stato preso con delle persone perché non si poteva fare diversamente, ho come l'impressione che vi renderete conto che non era esattamente quello, lo sapete, qui lo sapete, però è come se fosse forte, guardate, c'è anche la luna sotto il mazzo, questa sorta di vuoto che sentite nella terza settimana di febbraio. Manca qualche tipo di certezza, qualche tipo di sicurezza, qualche tipo di... mi viene da dire anche protezione, ragazzi. Andiamo a vedere il mondo. 3 di spade, 5 di pentacoli, quello che avevo detto prima qui. Allora, io credo che qui ci sia ancora un qualche tipo di situazione o di questione da chiudere, perché abbiamo un 3 di spade e rappresenta un po' le ferite che sono ancora aperte. In effetti il mondo è in centro lettura, come se si facesse difficoltà o ad ottenere un certo tipo di risultato oppure a chiudere un certo tipo di situazione. Ha a che vedere con l'abbondanza in qualche modo, economica proprio. Per qualcuno fa riferimento a una casa, però è proprio un qualche tipo di sicurezza, di concretezza, secondo me, ehm, quello a cui punterete in questo periodo. Andiamo a vedere 7 di coppe. Re di coppe e 10 di bastoni. Interessante perché abbiamo re e regina di coppe. Qui ho come l'idea, ragazzi, che qualcuno debba un attimino rivedere le proprie idee, le proprie aspettative, i propri anche obiettivi in funzione di questo re. Ho come la sensazione che qui qualcuno abbia trovato un accordo, ma fondamentalmente manchi, come vi dicevo qui, qualche cosa. Manca qualche cosa perché? Perché dall'altra parte è come se vi prendeste responsabilità che non sono vostre, perché probabilmente vi fanno sentire sicuri, vi fanno sentire certi, cioè scusate, concreti. È come se qualcuno stesse ricercando questo tipo di concretezza assumendosi responsabilità che non sono proprie. Vi faccio un esempio. So che questa cosa non tocca a me farla, ma se la faccio sono sicura che le cose andranno bene, saranno tranquille, che niente si muoverà, niente si destabilizzerà. Ecco. Anche se comunque c'è sempre questa... In un certo senso la luna parla di paura e quindi io ho come l'idea che qualcuno abbia una paura intrinseca di non riuscire a. Però molto lo fa la sensazione di carenza. Guardate, avete 9 di pentacoli e 5 di pentacoli, una carta di carenza finanziaria, di carenza
di dipendenza, diciamo, e questa invece è una carta di forte, forte, forte autonomia. Io non sento che siate completamente dipendenti, però diciamo che non siete neanche completamente autonomi. Ho come questa sensazione ed è per quello che avete dovuto, diciamo, accettare o accetterete, perché per qualcuno non è ancora successo, questa sorta di compromesso, di accordo. Però andiamo a vedere perché abbiamo un bellissimo 6 di pentacoli che è una carta di equilibrio finanziario, è una carta anche di contratti, quindi se per voi riguardasse una questione lavorativa vi dico che potrebbero arrivare dei contratti, potrebbero arrivare dei nuovi scambi commerciali. Vi dico, le stese sul lavoro e anche sui single sono già online, le trovate nella sezione dei video, basta che scorriate così col dito, però si possono integrare poi a questa lettura, ok? Allora, andiamo a vedere questo 6 di pentacoli e qui abbiamo la morte. E un cavaliere di bastoni. Sento aria di novità, ragazzi. Qui c'è un cambio nel modo di lavorare, nel modo di creare compromessi con gli altri. Non è più un cedo, ma è un io ti do tanto e tu mi dai tanto. È come se fosse una sorta di scambio più equilibrato. Adesso andiamo a vedere che cosa dovete destrutturare con la carta della torre. Credenze limitanti, eh. Qui abbiamo il cavaliere di pentacoli, un 6 di spade e un 2 di pentacoli. Allora, innanzitutto c'è una questione karmica che voi dovete lavorare, risolvere, perché in qualche modo vi rallenta il passo. Allora, siccome c'è la torre parla di ego e qui abbiamo la carta delle credenze limitanti, io qui ho come la sensazione che l'idea che voi, per quello che qui c'era il 5 di spade, è come se aveste un'idea confusa su quello che per voi è l'indipendenza, l'autonomia, la sicurezza monetaria, la sicurezza lavorativa ed è probabilmente qualche tipo di idea che vi viene dal passato e che crea un ciclo karmico che continua a ripetersi, può essere in ambito lavorativo, fortemente, può essere in ambito familiare o semplicemente in ambito relazionale. Qui è ora di distruggere gli schemi di comportamento per dare il passo a un nuovo tipo di realtà, ragazzi. Ok? Potete... ehm, io sto pubblicando in questo momento nella sezione degli abbonati proprio quello che parla di credenze limitanti. Però magari ci sono già anche dei video in giro che vi spiegano come fare a rintracciare queste credenze limitanti e come elaborarle. Quindi questo può essere un pochettino il consiglio di questo periodo. Andiamo a vedere che cosa ha da dirvi Osho. Comunque ragazzi guardate, la ruota della fortuna è una carta molto 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 positiva, è vero che c'è la torre e la morte, quindi vi dico, e anche i 5 di pentacoli. Questo tipo di passaggio non è mai indolore, però diciamo è proprio lavorando questo dolore che ci si libera del dolore stesso, no? Allora andiamo a vedere Osho. Wow, noi siamo il mondo ed è un 10 di pentacoli, ragazzi. Devo dire che è una carta di unione, ma nel senso che riflette un po' l'idea del tutti siamo uno, ok? Quindi è un po' come dire siamo tutti sulla stessa barca o nessuno è perfetto o siamo tutti incarnati sulla terra per imparare determinate lezioni di vita. È una carta di grande partecipazione. Poi abbiamo armonia, bellissima carta, e qui vi dice di trovare l'armonia tra il cuore e la mente. E poi abbiamo morale. E questa carta qua io la sento parecchio collegata alle credenze limitanti, perché la morale non c'è un papa, però potrebbe anche essere un papa. Perché qui la morale è intesa proprio come la morale religiosa, la morale della società, la morale dell'educazione. E probabilmente c'è qualche cosa qui intorno che vi incastra. Cercate una coerenza tra quello che sentite di voler fare e quello che fate o dovete fare o avete intenzione di fare. Qui si tratta proprio di mettere in connessione quello che è la mente con il cuore.
Andiamo a vedere ancora una fatina per concludere la lettura. Vediamo l'ultimo messaggio, gli ultimi messaggi. Ispirazione. Wow! Allora, questa carta vi dice di stare pronti perché potreste ricevere l'ispirazione da un momento all'altro. Tenete presente che la ruota della fortuna sono doni che arrivano, opportunità che arrivano, sono idee che prima non vi sono mai arrivate e ad un certo punto arriva questa ispirazione. Difatti poi lo vediamo anche qui con i 6 di pentacoli, guardate, ve lo metto qua vicino. Ok, allora questa fatina a me piace molto perché è un po' come se parlasse di co-creazione, cioè in questo senso vi dice, è vero che c'è il proverbio, no? Se non vedo non credo, quindi vedere è credere, ma è anche vero il contrario in metafisica, che se io credo fortemente qualche cosa, creo quella cosa lì. E poi abbiamo tentazioni, questa la sento un po' vicino al diavolo come carta, c'è anche il serpente, guardate. Mm. Guardate, vi dice che c'è qualche cosa che vi sta tentando, qualche abitudine poco salutare, e, e dice che avete il potere, vi ricordo che il diavolo è collegato al terzo chakra, potere personale, però avete il potere di bypassare la tentazione. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, io li leggo sempre tutti. Se avete piacere potete anche mettere like. Se volete supportare il canale potete iscrivervi o condividere il video e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!